ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi costruiremo un'incubatrice fai da te, composta da materiali veramente facili da reperire e molto economici, con l'obiettivo in questo caso di utilizzarli su capsule di vetro in modo tale da creare un ambiente controllato per la crescita di microrganismi come batteri, oppure culture cellulari oppure muffe, in modo tale da ottenere, diciamo, un risultato più o meno soddisfacente. I materiali che abbiamo usato per realizzare la nostra incubatrice sono una scatola di cartone di dimensione 51x34x15, una colla universale, due lastre di polistirolo di dimensione 500x50x3, un tappetino riscaldante con termostato regolabile della temperatura, poi un tessuto per il rivestimento esterno della scatola e infine un righello, un metro da salto, un pennarello e un taglierino. Il criterio di scelta della dimensione delle scatole di cartone è stata fatta in base alla dimensione del tappetino riscaldato. Infatti il tappetino riscaldante ha dimensione di 24x52. Prendiamo la nostra lastra di polistirolo che abbiamo detto a dimensione di 100x50x3 cm e andiamo a creare praticamente la parte superiore della scatola, quindi il coperchio, e attraverso il metro da salto noi ci assicuriamo appunto che le misure vengano rispettate, quindi misure di altezza, larghezza e spessore, e poi con un pennarello, con una penna andremo a disegnare appunto nel polistirolo le linee per poi poterlo successivamente tagliare. Allora, in questo step ora vedremo come risultano tutte le parti disegnate della scatola, quindi la parte superiore, inferiore e tutti il lato destro e sinistro della scatola. Infatti come vedete c'è il lato destro e il lato sinistro. Quindi adesso vedremo la panoramica generale, quindi c'è la scatola già pronta con tutte le parti disegnate e dopo adesso inizieremo a tagliare le varie parti. Iniziamo a tagliare le nostre lastre di polistirolo con tutti i vari pezzi che comporranno la nostra scatola di cartone, in questo caso i lati. Ora questo lato sinistro poi spiegherò più tardi la sua funzione. Ecco, questo è il taglio finale di tutti i pezzi della nostra scatola di cartone. Ecco una prova di inserimento di una parte della scatola di cartone, in questo caso nel lato della scatola. Questo invece è il risultato finale di tutti i vari componenti. La parte più importante della nostra incubatrice è data dal tappetino riscaldante dotato di termostato regolabile. Infatti attraverso il termostato noi possiamo regolare la temperatura che andrà dai 20 ai 42 gradi, quindi ottenendo praticamente un controllo sulla temperatura e quindi permettendo poi lo sviluppo dei nostri microrganismi. Il metro di sarto, noi praticamente prenderemo le misure per la nostra presa e per il sondino che poi andremo a inserire nella nostra scatola. Infatti, come potete vedere, la lastra sinistra è stata servita per effettuare appunto il foro che permetterà il passaggio dei cavetti. Attraverso la nostra colla universale andremo poi a applicare su ogni lastra di polistirolo in modo tale da poter comunque attaccare in questo caso la parte superiore con il cartone, e poi la colla verrà applicata pure nei componenti laterali della scatola, quindi anche nella parte inferiore, per poter incollare poi il tutto. Prendiamo il nostro tappetino riscaldante e lo inseriamo all'interno della nostra scatola e adesso poi prenderemo il filo dell'alimentazione per poter estrarlo e quindi portarlo al di fuori della nostra scatola. Infatti il foro è servito per questo. Poi prendiamo il sondino e lo introduciamo all'interno sempre del foro per poi, diciamo, bloccarlo poi successivamente. Poi vedete il pezzo che è rimasto fuori dal taglio lo inseriremo per isolarlo totalmente la nostra amata scatola. Adesso andremo a impostare il nostro termostato con la temperatura desiderata. Infatti, come potete vedere, stiamo verificando appunto che tutto funzioni. Come tocco finale prenderemo la nostra stoffa, in questo caso di colore marrone, per coprire la parte esterna, quindi per dare un tocco magari più elegante della nostra scatola. Infatti ho utilizzato la colla universale per poter incollare appunto il tessuto. Infatti, come vedete, è molto uniforme e quindi questo è il risultato finale. Ho dopo usato delle mollette per fissare il tutto nella scatola sostanzialmente. Questo è il risultato finale, ragazzi. Adesso, per dare un tocco di classe in più, noi applicheremo sulla parte appunto superiore della nostra scatola il logo del canale per renderlo molto più bello. Ragazzi, mi raccomando, seguite il canale e iscrivetevi.
Spero che questa esperienza vi sia piaciuta, ragazzi. Ovviamente questa è un'incubatrice molto fai da te per neofiti, comunque comunque per ottenere dei risultati discreti, comunque, anche perché le incubatrici quelli professionali sono molto costose. Quindi spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto. Ci vedremo alle prossime puntate. Ciao, ragazzi!